X-Men, Avengers, Justice League. A chi non piacciono i supereroi? Da piccola ho sempre sognato di scoprire il mio superpotere, che fosse la lettura nel pensiero, oppure il saper far piovere a comando. Per un periodo ero anche convinta che sarei riuscita a far muovere gli oggetti con la sola forza del pensiero. Di certo non immaginavo che un giorno sarei diventata colei che è in grado di scoprire se gli altri hanno dei superpoteri, il tutto grazie alla genetica. Ciao Detective, io sono Alice e oggi ci addentriamo nel mondo delle mutazioni genetiche per scoprire se i superpoteri esistono davvero. Cosa vuol dire che un gene può dare un superpotere? Quante persone al mondo possono averlo? Come faccio a sapere se ce l'ho io? Insomma, esistono i geni dei supereroi? Il DNA di tutti gli esseri umani sulla Terra è pressoché identico, perché tutti condividiamo il 99,9% del nostro materiale genetico. Quello 0,1%, anche se è piccolissimo, è super importante perché contiene tutte le informazioni che creano la differenza fra me e The Rock, comprese quelle differenze genetiche che possono rendere uno di noi, o tutti e due, dei supereroi. Al contrario di ciò che pensano in molti, il DNA non è fatto solamente di geni, ma contiene un sacco di cose che sembrano essere perfettamente inutili, che è un modo carino per dire che non abbiamo ancora scoperto a che cosa servano. I geni in realtà sono soltanto una piccolissima parte del DNA. Di ogni gene esistono moltissime varianti, che sono quelle che determinano se avremo una caratteristica oppure un'altra. Quando un gene subisce una modifica che non rientra nelle varianti già disponibili, diciamo che è avvenuta una mutazione di quel gene. Se questa mutazione è particolarmente vantaggiosa e viene passata alle generazioni future, diventando poi comune, allora si aggiunge alle varianti disponibili per quel gene. I superpoteri non sono altro quindi che delle mutazioni genetiche favorevoli per le persone, che però non sono ancora potute diventare delle varianti, cioè che non sono ancora divenute comuni all'interno della popolazione, e quindi danno un vantaggio molto grande ad alcuni individui, mentre ad altri no. Quelli che vediamo oggi quindi sono solo 4 dei tantissimi superpoteri che derivano da mutazioni genetiche che qualcuno in giro per il mondo può avere. Prendiamo proprio The Rock. Nonostante non abbia un test genetico di The Rock davanti a me, sono pronta a scommettere che se mi allenassi per tutta la vita nel modo in cui si allena The Rock, comunque non avrei la sua forma fisica. Infatti, il primo supereroe che vediamo oggi è proprio quello che ha la superforza. Il gene MSTN è responsabile per quella che noi definiamo una sorta di superforza. L'acronimo sta per Myostatin Related Muscle Hypertrophy, ma per noi comuni mortali è semplicemente il gene dei muscoli giganteschi. Questa mutazione sul gene MSTN garantisce a chi ce l'ha uno sviluppo muscolare molto più rapido e molto più consistente. Tant'è che con lo stesso allenamento e stile di vita si può arrivare ad avere il doppio della massa muscolare rispetto a chiunque altro. Insomma, non si fa molta fatica a diventare bodybuilder o strongman. La cosa però più figa che rende questa mutazione un vero superpotere è che sembrano non esserci effetti negativi sulla salute per chi ce l'ha, motivo per cui la ricerca sta analizzando gli effetti di questa mutazione del gene MSTN per capire se potrebbero esserci dei risvolti positivi per la cura della condizione opposta, cioè la debolezza muscolare. Secondo supereroe della giornata, colui che non sente dolore. Ragazzi, questo sì che è un superpotere, perché solo 6 persone al mondo ce l'hanno. La famiglia Marsili, originaria di Siena, consta di ben 6 persone, madre, 2 figlie e 3 nipoti, che non possono fisicamente sentire alcun dolore. Soffrono di una condizione chiamata analgesia congenita, causata da una mutazione, di nuovo, sul gene ZFHX2. Questa porta alla totale incapacità di sentire dolore. Ma il fatto che sia un superpotere è perché al tempo stesso non impedisce di avere sensibilità quando si maneggiano per esempio oggetti di uso quotidiano. Nonostante sia un gran superpotere, ci sono dei lati negativi, perché l'incapacità di provare dolore può mettere a rischio le persone nel caso in cui si trovino in pericolo di vita e non siano in grado di percepirlo. Motivo per cui questo potere anestetico è sicuramente tra i più rari e straordinari, ma anche piuttosto difficile da gestire. Terzo superpotere, la supervelocità. In genere si dice che il mondo è diviso tra maratoneti e velocisti. In effetti non è un luogo comune errato. Esiste una mutazione piuttosto comune in realtà del gene ACTN3 che dà a chi la possiede un grandissimo vantaggio competitivo sugli sprint. Questo perché la mutazione regola l'attività delle fibre muscolari bianche, che sono quelle che si contraggono molto rapidamente per dare scariche di energia potenti. Questa mutazione fa sì che le fibre siano pressoché indistruttibili e che possano recuperare dagli infortuni molto più rapidamente. Non sarà una sorpresa che questa mutazione sia piuttosto comune nelle zone occidentali dell'Africa, il che spiega molte cose sul dominio atletico di coloro che provengono da queste zone del mondo. Quarto supereroe, l'indistruttibile. Sopravvivere illesi a incidenti mortali, cadere dal terzo piano e non rompersi neppure un osso. Niente grida supereroismo quanto l'abilità di essere indistruttibili. Una particolare mutazione sul gene LRP5, e sì, i geni sono tutti codici alfanumerici impossibili da ricordare, rende le ossa fino a 3 volte resistenti rispetto al normale. Una caratteristica da supereroe che in realtà può essere, così come nel caso della famiglia Marsili, leggermente svantaggiosa, perché le ossa, essendo così forti e resistenti, possono anche trovarsi a crescere a dismisura e in alcuni casi danneggiare gli organi interni. Ma alcuni soggetti
soggetti che posseggono questa mutazione sono dei veri e propri supereroi, in grado di rimanere completamente illesi, almeno a livello osseo, dopo incidenti considerati mortali. Bene, i supereroi sono fantastici, ma come faccio a sapere se sono uno di loro? Ci sono moltissimi modi per scoprire se a livello genetico possediamo le mutazioni che ci potrebbero rendere dei supereroi. In genere l'analisi più comune è quella di un test genetico completo, ma esistono versioni specifiche e anche piuttosto divertenti di questi test che possono analizzare soltanto le varianti genetiche che ci interessano per i superpoteri. Il problema di questi test è sempre che per leggerli correttamente servirebbe il parere di un professionista. Questo perché avere una variante genetica da supereroe non significa diventarlo. I geni, anche se sono pochi e importantissimi per determinare chi siamo, non sono le uniche cose che portano ad avere o non avere una caratteristica fisica. Sarebbe come dire che vedendo qualcuno che compra un sacco di pennelli al supermercato deve essere per forza un imbianchino. È molto probabile, ma non è certo. E questo vale per la stragrande maggioranza di tutti i geni che stanno all'interno del DNA, con poche dovute eccezioni, come per esempio il gruppo sanguigno. Quello, nonostante non sia un superpotere, può rivelare delle cose estremamente interessanti. Per oggi è tutto, Detective, la nostra puntata dei supereroi termina qui, ma se volete continuare a scoprire ogni giorno cose diverse sui misteri di ciò che ci circonda, seguitemi su Instagram o iscrivetevi al canale. Io vi aspetto sempre qui. Ciao!